Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Non vincete più e vi siete un pochino arenati? Forse ragazzi oggi ho la soluzione per voi, perché andremo a vedere insieme un bel discorsetto che può far rialzare finalmente la nostra squadra l'asticella. Andiamo subito in campo ragazzi e vediamo di cosa stiamo parlando. Quello ragazzi di cui parleremo oggi è fondamentalmente lo stile di gioco squadra. Utilizziamo ragazzi lo stile di gioco giusto per noi, è vero è importante il modulo, è vero sono importanti gli stili di gioco individuali dei giocatori, ho già fatto un video peraltro dove dico per ogni stile di gioco quali sono appunto le migliori carte da poter utilizzare e mi raccomando se ve lo siete persi ragazzi andatelo a vedere. Oggi ragazzi andremo però a vedere quali possono essere gli stili di gioco, quindi faremo una panoramica sugli stili di gioco in modo tale da poter capire se realmente noi stiamo giocando come realmente ci piace. Prima di tutto ragazzi appunto dobbiamo trovare uno stile di gioco che ci piaccia, ok? Quindi lasciamo perdere i grandi player, i grandi campioni che magari usano il possesso palla piuttosto che il contropiede. Ragazzi, noi quando scendiamo in campo come ci piace giocare? Con che tipo di modulo, che tipo di formazione abbiamo noi nella testa, no? Se dovessimo buttare giù una squadra nostra tipica ideale, qual è il modulo che andiamo di solito ad adottare? Poi è vero, questo gioco si possono manovrare i giocatori un po' a nostro piacimento e metterli in tutte le posizioni possibili e immaginabili che ci sono nel campo. Però ragazzi, parlando di moduli classici fondamentalmente, noi giochiamo di più con una difesa a 4, con una difesa a 3, ci piace di più un centrocampo a 2, a 3, a 4, ci piace un attacco molto folto oppure magari preferiamo più passare dagli esterni, da un buon trequartista, quindi magari con una sola punta o 2 punte o 3 punte, quindi dobbiamo capire tutte quante queste cose. Ma quindi quello nella scelta appunto degli stili di gioco dei giocatori ho fatto questa piccola premessa appunto per questo, perché qui appunto vanno poi scelti in base a tutte queste cose che abbiamo appena detto gli stili di giocatori giusti, cioè giochiamo con un attacco a 2, a 3, ok, che tipo di giocatore forse è meglio utilizzare? Non c'è una regola fissa, dipende sempre da noi. Diciamo che però ci potrebbero essere delle carte più adatte o meno adatte per il nostro modo di giocare, ma questo come lo si scopre? Solo provando ragazzi e giocando. Ma per capire appunto, ed entriamo nel vivo del video, per capire appunto lo stile di gioco se è corretto o no, noi ragazzi dobbiamo andare semplicemente in campo quando abbiamo la nostra squadra, per dire l'Inter, il Milan, la Juve, il Napoli, la Roma e via dicendo, tutte le altre squadre di Serie A e ovviamente ragazzi andiamo a provarle, quindi proviamo quel modulo abbinato con quello stile di gioco, ci porta a frutti, ci fa divertire, cosa principale ragazzi del gioco, ve lo dico sempre, la prima cosa che il modulo deve fare o comunque che è lo stile di gioco, che i giocatori ditelo voi come volete, è farci divertire ragazzi. Non esiste che noi giochiamo solo perché quella squadra così funziona però poi alla fine della fiera non ci divertiamo, anche perché tanto i risultati non arrivano. Delle volte anche se abbiamo un modulo magari un po' sbilanciato, un po' messo a conto suo però ci fa divertire ragazzi, è quello. Poi che se perdiamo, cioè pazienza, però poi arriveranno anche appunto le vittorie. Per capire però gli stili di gioco di squadra è molto semplice, andiamo qui su tattiche e leggiamo appunto stili di gioco squadra. Come possiamo notare ci si apre un campo, quindi una lavagnetta dove ci spiega appunto i movimenti che andranno a fare i giocatori. Partiamo dal contropiede veloce, che è quello che ho impostato io, perché comunque io ho notato che con il contropiede riesco a giocare notevolmente meglio che con altri stili, o meglio mi piacciono un po' tutti, ho rivalutato tantissimo anche il via laterali da poco, il possesso palla, però ragazzi il contropiede sicuramente è quello che conosco meglio rispetto agli altri. Quindi il contropiede nel movimento in fase d'attacco cosa succederà? I giocatori si lanceranno in contropiede davanti puntando alla porta avversaria, quindi leggiamoci attentamente queste cose ragazzi. La difesa come sarà? La difesa sarà alta per andare subito a pressare, quindi già qui ci siamo fatti un'idea ragazzi poi di come andrà a muoversi la squadra, quindi i giocatori si butteranno in avanti, la difesa sta alta, quindi una squadra molto pressing. Ci piace quindi giocare più pressing, ci piace più invece magari essere un pochino più attendisti e poi palla al piede, non buttarsi subito ma ragionare.
sono queste poi ragazzi le meccaniche che durante i game fanno la differenza, perché io magari vado ad utilizzare uno stile di gioco che voglio palleggiare e col contropiede ragazzi non riesco, e di conseguenza non mi diverto, perdo un sacco di palloni e magari perdo pure la partita. Quindi fondamentale ragazzi capire questo. Una volta in possesso, ecco vedete appunto continua, dice i giocatori correranno verso di essa lanciandosi in contropiede. Quindi i giocatori appunto, come già detto, si allontaneranno dal pallone perché dovranno andare a fare il contropiede, no? Perso il possesso palla invece c'è un pressing comunque abbastanza efficace, soprattutto se avete magari a centrocampo dei bei mastini come li chiamo io, o comunque dei riconquista palloni detti in maniera più facile. Sicuramente è molto semplice riconquistare il pallone perché comunque la squadra appunto è sempre molto compatta. Questo ragazzi è il contropiede. Come si fa per capire se ci piace? Proviamolo, andiamo in campo e lo proviamo. Solo così facciamo un paio di partite, 2-3 partite, magari inizialmente anche con squadre basi, ripeto, con una delle squadre di Serie A, di Premier League, della Liga, di chi volete voi, ragazzi, e lo proviamo così. Il possesso palla idem, quindi ci dirà che i giocatori tenderanno a muoversi in maniera più orizzontale, no? Anziché verticale, perché ovviamente dovranno cercare di non lanciarsi ma essere diciamo sempre in una buona posizione per poter palleggiare, per poter duettare, no? In fase di difesa la linea difensiva comunque si rimane alta, mette pressione, però ragazzi è molto meno diciamo presente questa pressione rispetto al contropiede, cioè col contropiede è proprio una cosa incredibile, con il possesso palla c'è ma è ovviamente inferiore. Una volta in possesso i giocatori cosa faranno? Come già detto prima, cercheranno di stare vicini per poter palleggiare, quindi di costruire magari triangolazioni. È molto divertente, io l'ho utilizzato tra l'altro anche da poco sto stile di gioco, perché comunque a me piace sempre sperimentare e variare, e di conseguenza ragazzi ho trovato che è molto molto divertente. Altro consiglio ragazzi, una volta che l'avete trovato il vostro stile, non cambiatelo, ok? Lasciatevi quello, soprattutto se siete all'inizio e magari avete ancora un po' di dubbi, vi trovate bene con uno stile, utilizzate quello. Per chi invece magari è un pochino più avanzato nei livelli, quindi che magari gioca da un pochino più di tempo e sa già un po' come funziona, un altro consiglio potrebbe essere ragazzi quello di mettervi una secondaria con uno stile diverso. Io attualmente il modulo che sto utilizzando, ho un allenatore che mi permette di fare appunto doppio stile, come potete notare, contropiede veloce 88 e vie laterali sulla destra, quindi i valori che ha il mio Stojkovic, e ragazzi io posso tranquillamente switchare da tattica primaria a tattica secondaria, mettere un vie laterali per il secondo tempo, per dire, quindi magari cambiare la partita. Però all'inizio, quindi parlo magari per i più nuovi, è meglio giocare con un solo stile, imparare prima bene quello e poi piano piano magari poter sviluppare qualche altra idea interessante. Il contrattacco ragazzi è identico, quindi il contrattacco un po' più simile al contropiede per certi aspetti, ma dall'altro lato è più un possesso palla, perché comunque ci fornisce anche la possibilità di poter palleggiare. Io così lo definisco, diciamo. La linea difensiva ecco è un pochino più bassa rispetto sicuramente al contropiede e al possesso palla. Una volta in possesso appunto i tuoi giocatori si lanciano negli spazi aperti, permettendoti di orchestrare un veloce contropiede. Sì, è vero ragazzi, si tenderanno un po' a lanciare, infatti come già detto è un mix fra contropiede e possesso palla, però rispetto al possesso palla molto di più ragazzi si riesce a palleggiare. Ma infatti qui non lo dice, una volta in possesso dice questo, però comunque ragazzi io il contrattacco l'ho usato per tantissimo tempo, è diciamo un contropiede veloce però dove si palleggia di più, molto molto interessante, però mi trovo comunque meglio con il contropiede ragazzi. Il vie laterali è molto interessante lo stesso, si riesce a sviluppare l'azione benissimo dalle fasce, quindi questi sono i famosi stili di gioco dei crossatori, di quelli che hanno magari l'Haaland di turno in avanti che ci mette poi il traversone e ci fa gol di testa. Anche qui ragazzi dobbiamo semplicemente andarci a leggere quindi come si comporta un po' la difesa,
una volta in possesso, ho perso il possesso, uguale per il passaggio lungo. Io vi consiglio ragazzi di dare uno sguardo ovviamente a queste cose, ma poi fondamentalmente quello che conta è la pratica, quindi è giusto andarsi a leggere un po' per capire come intanto si muoverà la squadra, però poi in campo dobbiamo renderci conto se veramente ci troviamo o no con un determinato modulo. Magari inizialmente vi ho già consigliato un modulo base e dei giocatori che secondo noi potrebbero andare bene. Io però comunque, come già detto, ho già fatto un altro video nella quale appunto vi indicavo secondo me quali potrebbero essere gli stili di gioco più adatti, stili di gioco individuali, per appunto gli stili di gioco di squadra. Quindi un video molto molto interessante, se ve lo siete persi mi raccomando. Poi ragazzi, ovviamente per intesa, per tutto quanto, collegamenti eccetera eccetera, bisogna scegliere l'allenatore corretto. Ok, quindi io ad esempio gioco di contropiede, voglio mettermi la tattica secondaria di passaggio lungo, Mourinho potrebbe essere molto molto interessante. I nuovi allenatori, come in questo caso Mourinho, hanno anche questo collegamento che, lo ridico un'ennesima volta, è praticamente quel bonus che dà questo allenatore, ovvero che i passaggi fra il punto focale e l'uomo chiave sicuramente saranno più precisi ed efficaci rispetto magari a un qualunque passaggio che può fare un altro giocatore in campo, in modo tale che crei quella situazione, diciamo, un pochino, definiamola buggata. Io l'ho utilizzato, però attualmente appunto lui ci fornisce trequartista, CLS e CLD, quindi le posizioni focali e uomo chiave. Io l'ho utilizzato, però attualmente ragazzi, giocando con doppio stile e trovandomi molto bene con le vie laterali, preferisco usare Stojkovic, pur non avendo magari il bonus appunto del collegamento, chiamiamolo così. Comunque è molto efficace perché da 88, quindi fa alzare l'asticella dell'intesa squadra ragazzi, e comunque c'ha anche un booster su potenza tiro più 1, quindi tutti i giocatori che metterò in campo avranno questo tipo di bonus. Poi ovviamente ragazzi ce ne sono tanti, anche De Rang ad esempio. De Rang c'ha contrattacco, io infatti quando gioco di contrattacco uso lui, dei laterali 70, ma c'ha il bonus sul booster sulla velocità. Fabregas ragazzi, possesso palla 89, molto molto interessante anche lui. Diciamo che sono allenatori che vanno benissimo, soprattutto magari per chi sta iniziando, ad esempio Luis Roman, che sarebbe per gli amici Guardiola, va benissimo ragazzi. Tra l'altro un allenatore che potete reperire con i GP praticamente del gioco, dallo store, diciamo, degli allenatori, dai contratti, quindi gli allenatori potete reperire questo. Comunque Roman, se vi piace giocare con il possesso palla, è un ottimo allenatore. Valbuena, che sarebbe il nostro amico Cholo Simeone, contrattacco. Inizialmente ragazzi questi sono allenatori un pochino più vecchi e quindi avevano solo uno stile. Ormai diciamo la maggior parte comunque tendono quasi tutti ad averne due. Mi raccomando ragazzi, lo stile deve essere almeno di 85 se volete, diciamo, avere comunque un allenatore anche performante da quel punto di vista dello stile di gioco squadra, perché se voi ci mettete un allenatore, questo dico soprattutto per i più nuovi, che non gioca con il contropiede, ma supponiamo io qui ci metto un Fabregas, ok, che abbiamo visto poco fa, gioca di possesso palla, ovviamente la mia intesa squadra scende, la forza complessiva scende e la squadra ovviamente non si andrà a muovere correttamente in campo, o meglio, rispetteranno sicuramente le loro passive, i giocatori certo, però comunque non faranno i movimenti corretti come che avessi un allenatore, diciamo, ultra performante invece dal punto di vista del contropiede. Ragazzi, prima di andare avanti vi ricordo sempre di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Dal link che trovate in descrizione potete passare direttamente sui siti e ovviamente è completamente gratuito. Tra l'altro ragazzi abbiamo aperto pure una pagina, ok, dove trovate anche il mio store ufficiale, quindi dello Catalan, e
soprattutto ragazzi vi ricordo degli abbonamenti al canale. Per chi volesse può al costo di 1 euro, di 2 euro ragazzi abbonarsi e avere dei contenuti esclusivi dedicati appunto agli abbonati, ma soprattutto anche la possibilità di avere video personalizzati e giocare con me. Quindi ragazzi non ci resta che salutarci, fatemi sapere nei commenti che ne pensate e voi magari quale tipo di stile di gioco squadra utilizzate, con quale vi trovate meglio, che tipo di giocatori magari avete intenzione di mettere per un determinato stile o che modulo, insomma. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Tra. Ciao!